Ciao, sono Luca Spinelli, consulente finanziario indipendente. Oggi facciamo un recap di quello che è successo negli ultimi 3 mesi, o quantomeno ci proviamo, perché sono successe davvero tante cose. Oggi vediamo alcune cose molto importanti e altre meno, che però mi servono per dare importanza a quelle realmente importanti. Quindi, se sei un mio stimato cliente, questo video è per te. Se invece non lo sei, fai sempre in tempo a diventarlo, ma penso che queste informazioni, almeno questo mio feedback, ti possa comunque dare un'idea di dove stiamo andando in questi primi mesi del 2026, quindi fammi sapere cosa ne pensi. Allora, io direi di partire con gennaio. A gennaio che cosa succede? Notizia importante. Gli Stati Uniti vanno in Venezuela, si prendono il presidente del Venezuela, tale Maduro, e se lo portano via, se lo portano negli Stati Uniti. Allora, che cosa dicono i giornali? Diciamo che i giornali dicono che la cosa era iniziata con un'operazione diplomatica, poi diventata militare al fine di destabilizzare il governo di questo signor Maduro. Poi però com'è finita? Poi però è finita con un intervento militare dove questo signor povero Maduro se lo sono portati via. Quindi l'obiettivo dichiarato, dicono i giornali, è quello di mettere in sicurezza le riserve petrolifere, numero 1, ed estromettere, numero 2, l'influenza russa e cinese dalla regione. Quindi, perché questa notizia è interessante? Perché singolarmente, per quanto a livello politico sia una tragedia, non ci interessa a livello economico, ma successo quello che è successo, e poi lo vediamo, questo diventa il primo tassello di un domino che speriamo si fermi, perché comincia a diventare un po' tragico. Quindi io ti dico anche un'altra cosa: quando c'è un problema con una potenza regionale è un problema relativo, però dietro una potenza regionale ci sono gli interessi di chi? Degli Stati Uniti, della Cina, della Russia, che sono invece grandi potenze, se non superpotenze, come nel caso degli Stati Uniti. Quindi primo tassello di una situazione che sembrava grave ma ridicola a livello di mondo, ma che sta diventando l'inizio di una tragedia. Poi vediamo questione numero 2, cosa è successo a febbraio? 2 cose importanti a febbraio. Numero 1, le Olimpiadi di Milano Cortina, e numero 2, un dato sul mercato del lavoro americano. Allora, Olimpiadi di Milano Cortina, perché te ne parlo? Leggiamo cosa dicono i giornali. L'impatto economico stimato per l'Italia supera i 5 miliardi di euro, trainando il PIL del primo trimestre grazie a infrastrutture e turismo. Ok, wow, bellissimo, 5 miliardi. Sono pochi soldi forse anche per l'Italia, ma la questione non è l'Italia. Perché? Perché se tu investi con me, difficilmente hai tutto in Italia, difficilmente hai azioni in Italia, difficilmente hai obbligazioni in Italia. Hai piuttosto un paniere molto più diversificato. Quindi una notizia come questa, di un evento veramente importante come un'Olimpiade, è sfortunatamente molto trascurabile. Ma ti cito questa notizia perché ti voglio parlare del bias geografico, o meglio te lo voglio ricordare, perché se sei mio cliente ne abbiamo parlato sicuramente, se invece hai visto altri miei video ne abbiamo già parlato, ma non è mai male ricordarlo. Quindi che cos'è questo bias geografico? Te lo spiego molto semplicemente: sono italiano, vivo in Italia, magari vivo addirittura a Milano o Cortina, vedo un boom economico, fra virgolette, dovuto a questo evento, allora dico wow, allora tutte le aziende italiane andranno bene, tutte le obbligazioni italiane andranno bene. No, questa è una cosa, non dico completamente decorrelata perché non è vero, è correlata, ma è molto poco correlata se ho un portafoglio globale diversificato, sia di azioni sia di obbligazioni. Ed è una cosa tanto meno correlata tanto quanto più io mi allontano da Milano Cortina. Quindi a livello globale è un non nulla, a livello nazionale qualcosa di interessante, a livello regionale Milano Cortina è una cosa ancora più interessante. Però questo sul mio portafoglio, il mio buon portafoglio diversificato, fatto bene, no? I portafogli che facciamo io e te, non ci interessa assolutamente. Le cose che ci interessano forse un attimino di più, ma che comunque rimangono irrilevanti, sono quelle legate a questo secondo punto delle cose poco importanti: i dati sul mercato del lavoro americano. Leggo sempre, a febbraio c'è una perdita di 92.000 posti di lavoro negli Stati Uniti. Tragedia. Allora, intanto 92.000 posti di lavoro persi negli Stati Uniti sono un dato molto brutto. Leggo sempre, è il primo segnale concreto di un raffreddamento del ciclo economico americano dopo anni di crescita ininterrotta. Quindi sono in termini relativi qualcosa di brutto, in termini assoluti no. Perché? Perché gli americani sono tanti milioni e questi 92.000 posti di lavoro non pesano praticamente nulla, anche e soprattutto se noi ci ricordiamo che il mercato del lavoro americano non è
è quello italiano, cioè qui perdere 100.000 posti di lavoro è una tragedia. Negli Stati Uniti magari verranno già riassorbiti in un mese o comunque nei prossimi 3. Quindi attenzione sempre quando leggiamo questi numeri, di nuovo bias geografico, non pensiamo che il mondo funzioni come funziona l'Italia, non pensiamo che quello che colpisce l'Italia colpisca in maniera rilevante anche il mondo, perché non è così. E ultima cosa che volevo dire a riguardo, gli Stati Uniti pesano il 60% sull'economia globale, quindi se io ho il classico VVCE, no, azionariato globale, gli Stati Uniti pesano, quindi questa magari è una informazione più interessante di Milano Cortina, ma che tuttavia mi continua a interessare relativamente. Quello che mi interessa di più sono questi ultimi punti. Disastro in Iran, cosa succede a metà marzo? Escalation in Medio Oriente, che più che escalation è una tragedia. Allora, Stati Uniti, Israele, cosa fanno? Attaccano l'Iran, quindi nulla, una crisi, forse da 20 anni non ce l'avevamo così in Medio Oriente, e ci ricorderemo magari gli influencer di Dubai che prima facevano i video e le stories con i missili, oddio, aiuto, e poi 5 secondi dopo sono tutti diventati, ma non c'è nessun missile, guarda come ci divertiamo in piazza, ecco, chiusa questa parentesi politica divertente. Però ecco, ci ricordiamo che sta succedendo questa cosa perché gli influencer ne hanno magari parlato, quindi se non l'hai sentita sui giornali l'hai sicuramente vista su qualche social network, o meglio te la ricorderai perché c'è stato questo divertentissimo cambio di rotta immediato. E che cosa succede? Allora, intanto diciamo che per adesso non c'è un conflitto di terra, ma c'è un bel discorso di missili, bombe, intelligence, e quindi una potenza regionale come l'Iran, che uno non deve pensare ai beduini del deserto quando pensa all'Iran, perché l'Iran è una potenza regionale, non è una potenza globale, non è sicuramente una superpotenza, ma rimane una potenza regionale, si ritrova in enorme difficoltà. E questa difficoltà si riflette su di noi perché che cosa succede? Qui arriviamo a metà marzo di nuovo, ma un po' più verso la fine, crisi dello stretto di Hormuz. Noi pensiamo allo stretto di Gibilterra, no? Nel Mediterraneo. Ecco, Hormuz è uno stretto simile, dove passa il 20% del petrolio globale. Quindi, che cosa dobbiamo dire? A noi di questa crisi geopolitica interessa relativamente. Israele, gli Stati Uniti, l'Iran, si possono fare tutte le guerre che vogliono, ma c'è una cosa che ci interessa, che è questa legata all'economia del petrolio. Perché? Perché il 20% per me è poco. Perché? Perché qua la corrente, come vedi, ce l'abbiamo ancora, in macchina ancora ci andiamo, la benzina costa 2 euro, costerà anche più di 2 euro domani, non mi interessa, ma comunque non è che abbiamo dei problemi ad accendere le luci, quindi non è una grande crisi, è comunque una piccola grande crisi, questo sì. Perché? Perché non solo rischiamo di avere un aumento dei prezzi sul petrolio del 20%, quindi la famosa benzina che sale del 20%, ma rischiamo di avere anche di nuovo una caduta legata all'inflazione, quindi domani tutto quello che si muove su gomma, quindi che usa la benzina che costa più del 20%, potrebbe costare più del 20%. Quindi te la dico questa cosa per dire non guardare il dito ma la luna, cioè il dito mi indica guarda la benzina quanto costa, sì, però dopo c'è la luna, quindi se il mio, non lo so, il mio shampoo, il mio pane, la mia insalata, quello che vuoi, i cerchioni della macchina che devo cambiare si muovono su ruota perché devono essere spostati o utilizzano derivati del petrolio per essere prodotti, creati, o parti di loro utilizzano derivati del petrolio, ecco che io ho un aumento generalizzato dei prezzi. Quindi questo 20% che a livello regionale è una tragedia, a livello globale mi interessa relativamente, ecco perché però comincia a interessarmi qualcosa più che relativamente anche a livello globale. Ti dico un'ultima cosa legata sempre al mondo dell'inflazione, che ho detto tante volte ma io non perdo occasione di ripeterla. Se tu hai delle obbligazioni indicizzate, l'inflazione ti tocca relativamente. Se tu hai delle azioni, non esistono le azioni indicizzate, ti tocca comunque
relativamente. Per quale motivo? Perché tu come cittadino prendi una mazzata nell'immediato. La benzina costa di più, il pane costa di più, tutto costa di più. Ma se hai un portafoglio che investe in azionariato, che cos'è l'inflazione? L'inflazione è l'aumento generalizzato dei prezzi. E chi determina i prezzi? Le aziende. E tu che hai in mano un paniere diversificato di aziende, che cosa hai in mano? Esattamente chi determina questi prezzi più alti e chi beneficia di questi prezzi più alti, o comunque chi non viene danneggiato da questi prezzi più alti perché alzandoli scarica i costi sul cittadino finale, che sei tu chiaramente. Però eccoti qua, se tu sei azionista, da una parte come cittadino questi soldi ce li lasci, ma tanto come azionista dall'altra parte li recuperi. Quindi se hai delle azioni hai preso sicuramente una bella mazzata nell'immediato per via della tensione geopolitica che si è creata in questa regione e in tutto il mondo, insomma, ma a livello di portafoglio ti interessa relativamente per questo motivo, perché tanto sei tu quello che sta facendo i prezzi, o meglio, le aziende che tu hai in portafoglio. Quindi qua concludiamo con un'ultima notizia molto recente, ma che ci interessa relativamente, però è sempre legata all'inflazione. La BCE e la Fed, nonostante le previsioni di inizio anno, perché ovviamente si spera che i tassi continuino a scendere fino a tornare a livelli umani, no, le banche centrali scelgono la prudenza a causa dell'instabilità energetica, eccola qua, e geopolitica, ecco qua anche quella. I tassi rimangono invariati. Quindi, ahimè, questa rottura di scatole dell'inflazione ce la stiamo portando avanti per tanti anni. Io concludo con questa cosa per dirti che non è che arriva uno shock e viene riassorbito, sì, le grandi crisi magari, ma questo problema inflazionistico, come vedi, ce lo stiamo tirando dietro dal Covid. Il Covid è storia del Covid-19, 2020, siamo nel 2026. Quindi attenzione quando costruisci un portafoglio, attenzione all'inflazione, attenzione al bias geografico. Se tu per 50 anni hai investito in Italia con i BTP italiani che rendevano un sacco, con l'inflazione che non esisteva, non vuol dire che domani continuerà ad essere così, perché io ti ricordo che ci sono persone che hanno comprato BTP austriaci 2100, BTP italiani, famosi Matusalemme 2072, 2068, dei BTP che staccavano l'1, il 2, il 3, il 4%, che oggi te li ritrovi a 60 punti rispetto ai 100 di emissione. Perché? Perché nessuno ha mai fatto i conti con l'inflazione, nessuno ha mai comprato il prodotto indicizzato, perché tanto, ma figurati, prendo qualche punto in più, tanto l'inflazione non sale, eccetera, eccetera. Stesso discorso che fanno le persone che per risparmiare 0,5 di tasso di interesse fanno il mutuo all'1% col tasso variabile anziché prenderlo fisso all'1,5 e poi si sono, ahimè, ritrovate con dei mutui con un tasso del 4, del 5%. Quindi chiudo ripetendo di questa cosa. Ti prego, quando investi non dimenticarti dell'inflazione, perché è subdola, è una cosa che ti frega tanto, e non fare conto di dire sì vabbè ma tanto io aspetto, porto a scadenza i BTP, porto a scadenza, fra virgolette perché non c'è la scadenza, l'azionariato, tanto prima o poi si riprende. Non è detto, tu potresti essere sottoterra prima perché magari questa storia va avanti per 80 anni, sei preso un BTP tipo Austria 2100, tu al 2100 questo BTP austriaco non ci sarai per riscattarlo. Quindi questo è tutto, io ti ringrazio per aver visto questo video, se sei un mio cliente chiamami, non farti assolutamente problemi, se hai altre domande, se hai dei dubbi. Di nuovo ti ringrazio, noi ci vediamo al prossimo video, come sempre un gentile like, un commento e poi se ti iscrivi al canale sono anche più contento. Ciao!